Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. Per questo progetto avete necessità del metro, un paio di forbici e l'uncinetto numero 2. Per quanto riguarda il filato, io ho scelto un bel fil di Scozia nel colore grigio perla o comunque un grigio chiaro. Un fil di Scozia numero 5 che praticamente è un 100% cotone e ha circa 260 metri in un gomitolo. Il fil di Scozia è un cotone molto buono, è molto ritorto, quindi per chi non ha molta esperienza con l'uncinetto è ideale da lavorare perché come vedete il filato non si apre, quindi sta molto compatto. Andremo a fare una maglia molto traforata, leggermente complicata perché così vi divertite un po' di più rispetto a tanti altri molto più semplici. Quindi per chi non vuole vedere tutti gli appunti e la grafica del progetto, che passi direttamente a dove faccio vedere un primo punto. Per chi desidera prendere un po' di appunti, iniziamo subito a spiegare come prendiamo le misure. Prima di tutto dovete prendere la vostra circonferenza totale vuol dire che mettete il metro addosso a voi e prendete i centimetri sia del davanti che del dietro, che è la vostra circonferenza, più 20 centimetri. Siccome anche questo è uno di quei capi larghi, anche perché andremo a lavorare con due punti ben diversi, ma sono due punti molto aperti. Uno che si restringe nel lavoro, l'altro che è un po' più lineare, però il multiplo è sempre 5. Dovete andare a caricare una catenella lunga la vostra circonferenza, per quanto mi riguarda quella a seno, perché comunque è una magliettina, quindi non va a scendere sui fianchi, più 20 cm. Dovrete fare sempre 5 più 5 più 5 più 5. Per il mio progetto, ve lo scrivo che non l'ho ancora scritto, io ho caricato 300 punti. Quindi ho dovuto caricare 300 catenelle per andare a sviluppare il mio progetto. È normale che se voi cambiate filato, che è un filato più grosso o più sottile rispetto al mio, il numero di catenelle da avviare cambia in base al filato, alla taglia e all'uncinetto che andate a utilizzare. Andremo a fare un lavoro su questa catenella iniziale dove andremo a lavorare fin sopra il seno, quindi dall'altezza che si desidera fin sopra il seno. Per quanto mi riguarda sono 35 cm di lavoro sviluppati su diverse righe. Finito questo pezzo qua andiamo a sviluppare la parte delle maniche. Qui andremo a utilizzare un punto. Per quanto riguarda la parte sopra delle maniche ne andremo a utilizzare un altro, sempre multiplo di 5, perché qui nella parte sotto cercherà di restringersi per il lavoro che andremo a fare. Per quanto riguarda la parte sopra, io ho bisogno che sia un lavoro lineare, che non tende a stringersi, che non deve essere elastico. Quindi, ecco perché andiamo a lavorare con due punti diversi. Per quanto riguarda la prima parte, per il davanti e per il dietro, lo andiamo a lavorare in tondo, quindi senza cuciture. Però andremo a cambiare verso della riga ogni riga finita. Vi farò vedere tutto nel campione per quanto riguarda questo pezzo qua, perché io l'ho già fatto. Essendo un lavoro molto lungo, diciamo che la parte più lunga del lavoro io mi sono portata e l'ho fatto. Questa è la parte davanti, come notate c'è il punto fantasia sviluppato sul davanti, quindi il ventaglio, e per quanto riguarda la parte delle catenelle saranno visti sulla parte dietro perché non mi interessa farli davanti. Questo è davanti del mio lavoro. Ora metto via tutto, prendo il filato, l'uncinetto, vi faccio vedere il campione di questo punto qua. Per quanto riguarda il punto delle maniche, quindi della parte alta, quelle del petto, praticamente ci ritroviamo in seguito perché è un punto molto semplice e non avete necessità del campione. Prendete il vostro filato e andate a fare delle catenelle. Quindi tante catenelle finché vi gira attorno più 20 cm.
tenendo presente il multiplo di 5. Io in questo caso per il campione vado a caricare 40 catenelle giusto per farvi vedere l'avvio del lavoro. Il mio pezzo originale, come notate, è già finito, quindi ho lavorato i miei 35 cm, di conseguenza non ho più bisogno. Dopo che avete caricato le vostre catenelle, fate una catenella e girate il lavoro. Iniziamo a lavorare dietro questa catenella. Prendiamo l'asola che viene creata, prendete il filato, punto basso e 2 catenelle. Caricate e qui in questo punto andiamo a fare altre 4 maglie per un totale di 5. In pratica sto iniziando a creare la mia prima riga, che è formata da questi ventagli, uno dietro all'altro, senza separazioni. Non vi ho chiuso già in tondo perché non è necessario farlo adesso, lo facciamo in seguito ed è molto più facile gestire il lavoro. Intanto carichiamo, contiamo 1, 2, 3, 4 nel quinto punto di base, entrate e andate a fare un altro ventaglio. Questo è quello da fare fino alla fine della riga. Concludiamo la riga facendo l'ultimo punto ventaglio, carico e vado a fare la maglia alta e l'ho finito. A voi vi deve avanzare 4 punti di 4 catenelle, scusate, quindi 1, 2, 3 e 4. Perfetto. Ora le ignoriamo come se non ci fossero e andiamo a fare un altro lavoro. Prendiamo il primo ventaglio fatto, lo avviciniamo, entrate con una maglia bassissima contando 1, 2, 3, quindi nella terza catenella fatta, che in realtà è la nostra prima maglia alta, maglia bassissima. Tirate su e dovete camminare con delle maglie bassissime fino ad arrivare alla metà di questo punto. Notate le catenelle volanti qua. Questi qui, quando andiamo a finire proprio il lavoro, prima di indossarlo, prendete un ago e lo dovete chiudere qua con un punto cucito, ok? Così facendo non abbiamo impazzito ad andare a mettere la catenella iniziale dritta, a doverla girare, rigirare e a perdere tempo. Lo facciamo in seguito in 2 secondi. Ora iniziamo la seconda riga. Per iniziare la seconda riga dobbiamo alzarci con 8 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ora contiamo 1, 2, 3, nella quarta catenella lavorata facciamo un punto basso, poi aggiungiamo 1, 2, 3, 4 catenelle. Questo è il nostro davanti, l'abbiamo lavorato così, giriamo il lavoro e torniamo indietro, contiamo sul primo ventaglio 1, 2, sul terzo punto andiamo a fare punto basso, poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, nel quarto, nella quarta catenella, punto basso, 1, 2, 3 e 4 e continuiamo a chiuderci sulla metà del ventaglio che di solito è la terza maglia alta, a meno che voi non avete fatto dei ventagli più grandi. Questa è la seconda riga ed è da fare fino alla fine. Ci ritroviamo per chiuderla. Vi faccio vedere una scorciatoia per non stare impazziti con le maglie bassissime. Quindi dobbiamo chiuderci in pratica con la seconda riga. Di conseguenza dovremo arrivare qua. Come fare per non stare a tornare indietro con le maglie bassissime? Molto facile. Carichiamo l'uncinetto 4 volte. Andate alla base qui dove siete partite, prendete il filo e andate a scaricare il tutto.
Di conseguenza ci ritroviamo già all'inizio dove dovremo iniziare la terza riga, che è uguale identica alla prima. Notate che sto girando il lavoro, entro qua nell'asola che si è creata con le 3 catenelle, punto bassissimo, 1 2 3 catenelle, carico e vado a lavorare il mio punto ventaglio. 3 4 e 5, carico, mi sposto direttamente sul prossimo archetto, entro sempre qua nell'asola volante che abbiamo creato, 1 2 3 4 e 5, carico, vado nella prossima. Vi faccio notare che io sto riprendendo i punti di base. Non avete paura, perché non c'è il rischio di aumentare o diminuire. Questo punto è perfetto, proprio ideale, perfetto per dei lavori in tondo. Ecco perché io non ho cuciture. Di conseguenza, per la prima parte, adesso questo lo metto via perché è facilissimo, quindi la quarta riga è uguale alla seconda, non vi serve il mio aiuto, vi faccio vedere il pezzo originale. In pratica è ideale questo punto per lavorare in tondo, ma vi faccio notare come queste catenelle tendono a stringere questa parte, quindi non è bella liscia, larga, cioè non c'è tensione, anzi si ristringe, diventa un punto elastico. Vedete? Ora, finito questa parte qui, che diciamo è la parte più lunga, andiamo a sviluppare la parte delle maniche, quindi dal seno fino ad arrivare al collo. Questo è il mio pannello finito. Ho dovuto tagliare il filo qui sopra, che adesso ve lo trovo qui, per un motivo solo, che potete anche non farlo, però vi spiego una cosa. Io ho iniziato a lavorarlo da qui, queste sono le mie catenelle e l'ho finito qua. Come notate, un po' il lavoro si è allargato grazie al fatto che l'ultima riga è a ventagli e mi piacerebbe avere il bordo inferiore con i ventagli. Io andrò quindi a girare il mio lavoro, lo giro da questa parte qua. La parte delle maniche in alto adesso l'andrò a fare da qui in su e non andrò a continuare da qui. A voi nulla vi vieta di fare un proseguo del punto oppure no. Appunti alla mano, vi faccio vedere anche sulla grafica come intendo fare. Prima di tutto noi abbiamo diviso il pannello a metà, che sono questi, marcapunti arancio e quello verde. Questa è tutta la parte davanti. Come notate è tutta chiusa. Per quanto riguarda la parte dietro, ho messo un marcapunti a 20 cm di distanza l'uno dall'altra, proprio alla metà della schiena, perché questa parte da qui in su sarà nuda, quindi quando vado a indossare il mio lavoro, la blusa, la maglia, io avrò la schiena nuda qui, ma nulla vi obbliga di farlo, potete fare lo stesso lavoro che andrò a fare sul davanti. Vi faccio notare il fatto che la mia maglia si allarga sulle maniche. Dovremmo andare a fare una catenella volante che ci allarga il lavoro sui laterali. Voi direte, però ho già messo 20 cm in più, ne devo mettere ancora? Sì, andremo a metterlo solo sulla questione delle maniche. Di conseguenza noi ci portiamo su tutto il lavoro, cioè non dovremo andare a lavorare poi qui. Io l'ho immaginata con una manica non troppo lunga, al massimo fino al gomito, però se ne volete di più decidete voi, sempre alla fine del progetto quando io vado a indossarlo. Ora prendo l'uncinetto, prendo il filo e ci attacchiamo direttamente sul lavoro principale. Vi devo dire una cosa, noi andiamo a dividere quindi la blusa in 3 parti.
abbiamo una parte tutta per il davanti, una parte per il quarto dietro sinistro e per il quarto dietro destro. Di conseguenza alla fine dovremo fare 2 cuciture che sono qua in corrispondenza sul davanti anche. Il resto non lo dobbiamo fare. Vi ricordo che io ho 60 motivi, ho marcato uno, ho marcato l'altro e in mezzo per il davanti e il dietro ne ho 29. Devo allargare adesso le maniche e ho deciso di allargarle di circa 8 motivi, non le voglio troppo lunghe. Per fare ciò noi dobbiamo andare a mettere già una catenella volante sulla parte destra. Però il lavoro così com'è, con il motivo ventaglio sul davanti, non va bene, perché se io le metto qua, arrivo in fondo, torno e lavoro i motivi ventaglio sulla parte errata. Prendete il lavoro e giratelo. Mettetelo con la parte dietro verso di voi. Ok? Dopo che l'avete messa in questa maniera, il pezzo già lavorato, prendete il filo l'uncinetto e andate a fare delle catenelle. Queste sono le mie catenelle, che sono 43. Quando si lavora in tondo, avere solo il multiplo del 5 va più che bene, perché dobbiamo chiudere. Per quanto riguarda il lavoro in lineare, quindi dobbiamo avere una maglia alta che ci porta sul lavoro, ci serve la differenza e in questo caso è 5 più 3. Io ho fatto 43 catenelle, ho il lavoro con la schiena, con la parte dietro verso di me, prendo le catenelle fatte, vado qui dove c'è il marcapunti a metà, quindi nel mio caso questo verde, vado a fare una maglia bassissima e un punto catenella. Prendete le forbici e tagliate, ne lasciate un po' di filo perché dopo lo dovete nascondere nel lavoro. Io ho preparato la base per la mia manica, che sono queste 43 catenelle. Ora spostate il lavoro di lato, prendete il filato, andate qui dove c'è il marcapunti dalla parte opposta a 29 motivi, entrate alla base e fate un punto catenella, tirate dentro e iniziamo a fare le altre 43 catenelle anche per l'altra manica. Io ho detto 43, ma ho detto per me. Se voi volete le maniche lunghe, molto lunghe, ne aggiungete quelle che necessitate. Altrimenti, se vi sembrano un po' troppo lunghe quando io vado a indossare il progetto, ne potete mettere 10-20 oppure non le mettete affatto. Quindi avete una maglia quasi a canottiera. Dopo 43 catenelle ne aggiungo un'altra per iniziare il lavoro. Entro nella catenella 43 e vado a fare punto basso e 2 catenelle. Carico l'uncinetto, salto 1 2, nella terza catenella di base vado a fare un punto ventaglio. Formato sempre da 5 maglie alte. Carico 1 2 3 4, nel quinto punto di base vado a fare un altro punto ventaglio. È facile perché è come la prima riga. Quando arriviamo qui a marcapunti vi faccio vedere come si fa a continuare il resto. Vi faccio notare le 4 catenelle rimaste e anche il punto marcato. Carico, vado proprio dove c'è il marcapunti e vado a fare un punto ventaglio. Qui adesso è molto facile, non dovete neanche stare a contare, perché noi andiamo a fare un punto ventaglio per tutti i punti ventagli che ci sono sotto.
carichiamo e andiamo nel prossimo. Notate come la base è sul davanti e quello che stiamo lavorando è sul davanti. Se io non giravo il lavoro, avevo il punto ventaglio al contrario. Ora vado a lavorare tutti questi ventagli che ci sono già fino ad arrivare qui dove c'è il marcapunto verde e poi andrò a lavorare sulla catenella volante. Noi eravamo qui nel marcapunti arancio, ho fatto tutto il lavoro sulla parte dietro e ho lavorato anche le catenelle volanti che avevamo fatti sulla parte dell'altra manica, vedete. Ora che arrivo in fondo vado a concludere. Carico 1 2 e mi chiudo qua. Ho una catenella in più perché era quella dell'avvio che dopo la vado a smontare. Maglia alta. Adesso io cambio il punto per quanto riguarda la seconda riga. Vi ricordate che facevamo questi archetti qui? Bene, questi archetti qui vanno bene per un multiplo in tondo, quindi con una chiusura in tondo, ma anche perché tende a restringersi. Io ho bisogno di avere un lavoro abbastanza lineare, pur utilizzando le catenelle. Andrò a fare sempre un motivo base 5 come multiplo, ma alternerò i motivi a ventaglio con un punto aperto, con dei quadratini che in realtà sono dei rettangoli. Mi alzo con punto basso e 3 catenelle per un totale di 4. Poi vado a fare 1 e 2 di separazione, carico 1 2, nel terzo punto di base vado a fare una maglia altissima, carico 2 volte, scusatemi, maglia altissima. Questo è il primo, che è più piccolino, gli altri sono più grandi. Poi vado a fare 1 2 3 e 4 catenelle, carico 1 2 nel terzo punto, maglia altissima, sempre 1 2 3 e 4, non lavorate stretto, carico 1 2 maglia altissima. Dovete caricare sempre 2 volte. L'altezza risulta sempre quella di prima, ma è un po' più lineare, ci scende meglio addosso. Dovete fare questo fino ad arrivare tutta la parte dietro più questo pezzo qua. Ci ritroviamo per chiudere la seconda riga. Finiamo la seconda riga facendo le ultime 2 catenelle, carichiamo e andiamo a chiuderci qui. Quindi nell'ultimo quadratino abbiamo solo 2 catenelle di differenza e non 4. Ora rifacciamo la prima riga, giriamo il lavoro, punto basso, 2 catenelle, carichiamo, andiamo sulla maglia altissima a fare il punto ventaglio formato da 5 maglie alte e così via. Allora, direi che sì, vi ho leggermente complicato la vita facendo 2 punti diversi, ma tutto sommato sono molto facili. Finito il primo ventaglio si carica, si va nella seconda maglia altissima e si fa il secondo, rispettando sempre i punti di base. Ho proseguito il lavoro da dove ci siamo lasciate. In pratica ho lavorato tutte le righe di andata e di ritorno per il davanti, che inizia da qui, va tutto lungo il petto, va a finire sull'altra manica. In pratica ha una forma a T, ci sono la parte del petto tutto insieme e la parte sotto. Cosa ho fatto di
preciso, ho fatto le righe di andata e di ritorno per circa 23 cm, essendo che è un lavoro all'uncinetto molto elastico, non sono stata ad arrivare ai 25. Concluse tutte queste righe, ho girato il lavoro e ho lavorato anche sulla parte dietro. Ho fatto tutte le righe necessarie, dopodiché nell'ultima, che è un po' più alta rispetto alle maglie altissime, le ho fatte in realtà, le ho caricate 4 volte, ho fatto questa cucitura, che è questa qui, la notate perché è molto più larga, direttamente sul lavoro, facendo dei passaggi con le maglie bassissime che non si notano perché sono molto ben integrate nel lavoro. Ora noi riprendiamo in mano il filato e andiamo a fare anche la porzione di questa manica qui. In pratica io ho lavorato questa parte qui per il dietro, questa parte la andiamo a fare insieme semplicemente per farvi vedere come si fa ad avviare il lavoro. Per quanto riguarda il punto è molto facile. Poi abbiamo questa parte qua segnata col verde, che è da questo marcapunti giallo a questo marcapunti azzurro, che sarà vuota. Qui io ho tagliato il filo, ma anche perché non sapevo se fare subito il lazzetto per legarlo dietro il collo, siccome non vorrei che mi scendesse dalle spalle questa maglia, oppure farlo un po' più in basso rispetto alla cucitura. Lo farò, deciderò anzi quando riuscirò a finire anche questa manica, la indosso e capisco dov'è la posizione migliore. Ora prendo un uncinetto e andiamo ad avviarci. La prima riga della parte dietro è uguale, identica a quella davanti, cioè dobbiamo andare a fare i punti ventaglio. Dovete mettere la maglia con la parte bella del ventaglio verso di voi. Lo notate perché la parte dietro del ventaglio è un po' più liscia e più chiusa, invece la parte del ventaglio sul davanti, sulla parte bella, è un po' più elaborata, si vedono di più. Fatto questo, riprendete in mano il filato, andate all'estremità della manica, quindi io mi ritrovo a lavorare sulla parte destra quando la vado a indossare, o fate come me che vi attaccate direttamente facendo un nodino, oppure fate un punto catenella. Io faccio un nodino e andiamo a fare sempre lo stesso lavoro che abbiamo fatto sul davanti. Entro, punto catenella, 1 2 catenelle per alzarmi come maglia alta, carico l'uncinetto e vado a fare il mio punto ventaglio. È normale che i cappietti, in questo caso essendo un filato molto ritorto, ci dovremo far aiutare un attimo con un ago in seguito quando il lavoro è finito. 3 4 e 5. Carico, vado a fare il prossimo. È molto facile perché noi abbiamo già i punti predisposti, siccome questa era la catenella volante quando lo abbiamo fatto all'inizio, noi abbiamo già il davanti che è lavorato. Arriviamo al marcapunti dove ci ritroviamo invece con i punti con i ventagli del pezzo lavorato in tondo, quindi quando iniziamo a fare le maniche sulla parte dietro abbiamo già tutto predisposto. Ora finisco questa riga per arrivare qui al marcapunti giallo, vi faccio vedere la seconda ma è uguale, identica ai lavori sul davanti, e poi ci ritroviamo per fare la cucitura. Finisco l'ultimo ventaglio, sono arrivata al marcapunti giallo, entro qua nello spazietto e vado a fare una maglia alta. Giro il lavoro e comincio la seconda riga della parte dietro facendo un punto basso e poi 1 2 3 catenelle che mi alzo per un totale di 4,
e poi 2 di separazione. Carico 2 volte, conto 1 2, nel terzo maglia altissima, poi 4 catenelle, carico, maglia altissima e così via. Dovete lavorare tutte le righe necessarie come per la parte davanti, poi l'ultima riga, che sarà una riga in più rispetto alla parte davanti, andiamo a unire il dietro e il davanti con una cucitura molto ben definita e molto nascosta. Ci ritroviamo lì. Ho lavorato tutte le righe come dall'altra parte, ora devo andare a fare la riga dei quadratini, ma in realtà invece di 4 ne aggiungo un'altra di catenella per farla un po' più spessa, così il girocollo è un po' più largo, almeno leggermente. Come facciamo? Allora, dall'altra parte si finiva all'inizio della manica, sono tornata indietro normalmente. In questo caso ho dovuto marcare il punto da cui si inizia a fare la cucitura, perché è dall'interno verso l'esterno. Ora continuiamo a fare sempre lo stesso lavoro. Parto con punto basso, aspettate che ho la catenella girata, quindi punto basso 1 2 3 4 5 catenelle, prendo, questo è il punto marcato, in realtà io devo iniziare a cucire da qui in là, prendo questo punto qua, quindi l'ultima maglia alta del ventaglio marcato, faccio una maglia bassissima, cammino 1 2 3, in realtà arrivo sul punto alto centrale, faccio 1 2 3 4 5 catenelle, mi chiudo, vedete, dall'altra parte sempre sul punto alto centrale con una maglia bassissima, poi cammino fino ad arrivare nell'altro ventaglio sempre sul punto centrale. Due, questo è il terzo, poi mi alzo con 5 catenelle, questo è quello che abbiamo fatto prima, quindi devo passare, vedete, questo è quello di prima, devo passare al prossimo e mi chiudo sempre su quello centrale e così via. Il risultato finale ve lo faccio vedere, è questo qui. Vedete che le catenelle sono un po' più alte rispetto a quelle sotto. Eccoci qui con il progetto finito e indossato. Questa è la parte davanti e questa è la parte dietro. Io ho lasciato lo spazietto libero per la schiena, ma potete anche lavorarlo come sul davanti, nulla vi vieta, insomma. Vi ho dato solo un'alternativa a un progetto molto semplificato. Tra i due non so quale vince, perché sono due punti veramente bellissimi. Questo è molto facile da lavorare in tondo, perché il multiplo di 5 inizia e si chiude col 5. Per quanto riguarda questo va benissimo sia per il tondo come lavorazione sia per il lineare. Con questo qua, con il lineare, nel salire, nel cambio delle righe sarebbe stato un po' più complicato da gestire. Allora cosa ho fatto? Ho deciso di complicarvi leggermente la vita con due punti, però chi ha visto il tutorial lo sa che entrambi questi punti hanno il multiplo di 5, quindi non si ha difficoltà, finito questa parte, di cominciare a lavorare l'altra. Velocemente vi rispiego il progetto per chi non ha visto tutti i passaggi. Si inizia con una catenella iniziale che in realtà è questa. Ho lavorato tutto questo pezzo in tondo, quindi senza cuciture, dopodiché ho capovolto il lavoro e continuato per la parte davanti lavorando direttamente anche le maniche con una catenella volante sotto da una parte e dall'altra. Finita la parte davanti ho lavorato un quarto dietro per la parte destra e uno per la parte sinistra. Noi ci siamo lasciati che io stavo facendo la chiusura della manica.
cosa ho aggiunto? Ho aggiunto sulle maniche dei punti ventaglio, dove ho lavorato i punti ventaglio nelle righe delle maglie altissime, un punto ventaglio da 5 normalmente, spero che si veda, e ho fatto 2 catenelle e mi sono chiusa nelle righe dei ventagli con un punto basso. Questo potete anche non farlo, potete lasciarle tranquillamente così. Poi è normale che chi non vuole le maniche corte ma le vuole un po' più lunghe, la catenella qui sotto con il multiplo giusto deve arrivare fino alla lunghezza che desiderate. Mi piacciono veramente tutte e due. Questo lo trovo molto elegante, molto adatto per diverse occasioni, invece questo lo trovo un po' più classico come punto. Mi piacerebbe magari con questo punto fare qualcos'altro. Adesso me lo studio. Magari voi nei commenti, ecco, potete suggerirmi un progetto sul quale utilizzare questo punto qua. Io lo trovo molto interessante. Anche l'avvio distaccato facendo questi punti ventaglio a specchio lo trovo molto interessante, lo trovo classico e elegante. Come notate è un progetto oversize, cioè non segue veramente le mie linee, ma è molto più largo, notate, sia per quanto riguarda la parte del seno, sia per quanto riguarda la vita. Potete indossarlo anche con una cintura se è un po' più lungo. Potete fare anche un vestitino oppure un copricostume, è veramente molto versatile come progetto ed è adatto per qualsiasi fisico, sia per chi è molto magro sia per chi è un po' più in carne, quindi io lo trovo veramente adatto a tante cose. Prima di lasciarci ho bisogno del solito favore, ho bisogno di sapere cosa ne pensate di questo progetto. È troppo complicato, troppo semplice oppure un po' troppo stravagante? Però sapete, anzi diciamo che chi mi conosce da un po' lo sa che ogni tanto mi annoio, quindi ho bisogno di buttare qualcosa su di un po' più particolare. Qualche progetto fa mi sono divertita con esplosioni di colori, questa volta mi sono divertita con un colore molto spento, ma se mi ritiro indietro la meraviglia di questi punti stanno benissimo, almeno a me piace. Anzi, come ho detto prima, qualche secondo prima, mi piacerebbe questo punto svilupparlo su un altro progetto, quindi buttateci lì qualche elenco, una borsa, un cardigan, un'altra maglia, magari tutta fatta così, non lo so, aspetto il vostro suggerimento. Per chi è appena arrivato sul mio canale, se ti piacerebbe vedere un altro dei miei video progetti oltre a quelli già pubblicati, iscriviti, così YouTube ti manda la notifica quando vado a caricare delle novità. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video progetto.